In questo episodio di Antichi Misteri, centinaia di cadaveri gettati in grotte sommerse, bambini uccisi, mutilati. Hanno usato un grosso coltello per colpire la testa di questo bambino. Per risolvere un mistero millenario di violenza, un uomo intraprende un viaggio nella vita, dopo la morte. Questa strada porta nel mondo ultraterreno. E si calerà in antiche grotte della morte e dei sacrifici umani. Devi vederlo! Wow! Nella regione messicana dello Yucatan ci sono più di 5.000 grotte sottomarine, note come cenote. Soltanto pochissime sono state esplorate. Lo speleologo subacqueo Guillermo de Anda nutre una vera passione per questi mondi sommersi. Ogni grotta conduce a un'altra e poi a un'altra. Strane, buie, pericolose. Ma questa immersione è diversa. De Anda scopre di non essere solo. Un teschio umano. Sembra molto antico. È una scoperta che cambierà la sua vita. Il teschio è troppo vecchio per interessare alla polizia. Ma la curiosità di De Anda verrà stuzzicata da domande che lo accompagneranno per i successivi 30 anni della sua vita. Chi era quella persona? E perché il suo teschio si trovava sott'acqua? Per risolvere questo mistero, De Anda si è specializzato in immersioni nelle grotte e ha studiato archeologia. Oggi è professore di archeologia subacquea all'Università dello Yucatan. Nel corso di 30 anni sono stati scoperti 600 scheletri nei cenote. Molti sono custoditi e studiati qui, nei sotterranei del Museo di Antropologia. Il dottor David Volcanes è un antropologo che lavora per il museo. De Anda ha scoperto che ci sono scheletri più comuni di altri. C'è una grande quantità di ossa di bambini. Sì, ci sono molti bambini. Quasi l'80% delle ossa analizzate da De Anda appartengono a bambini fra i 3 e i 12 anni. Molti furono uccisi proprio quando stavano iniziando a mettere la dentatura dell'età adulta. C'è stata molta violenza. È il segno di un'arma da taglio. Sì, i segni sono evidenti. Questo sembra fatto con una grossa ascia. Probabilmente si tratta di una decapitazione. Alcuni bambini sembrano essere stati gettati nel cenote con la carne ancora attaccata alle ossa. Altri sono stati scarnificati. La testa di questo bambino è stata ferita con un grosso coltello che ha prodotto questo taglio. Quasi sicuramente per scuoiare il cranio e prendergli lo scalpo. Questo suggerisce che la causa della morte sia stata un sacrificio umano. Le ossa appartengono ad antichi Maya, una grande civiltà che si sviluppò in Messico e in America centrale nel corso di 3000 anni. I reperti rinvenuti da De Anda sono straordinari, perché finora non esistevano prove fisiche dei sacrifici umani nei cenote. I Maya erano un popolo molto avanzato, una civiltà emersa nel secondo millennio a.C. Costruirono grandi cittadelle. Svilupparono calendari complessi, secondo qualcuno,
avrebbero fissato la fine del mondo per il solstizio d'inverno del 2012. Alcuni documenti storici ci hanno rivelato che i riti dei Maya erano sanguinosi e brutali. Ma in assenza di resti umani, tali testimonianze potrebbero essere solo leggende. Forse De Anda ha trovato finalmente le prove che gli antichi Maya sacrificavano esseri umani nei cenote e in grande quantità. Ha deciso così di studiare le descrizioni dei sacrifici per vedere se possano rivelargli qualche informazione sugli scheletri. Nel XVI secolo, i conquistadores spagnoli cercarono di cancellare i riti e la cultura del popolo Maya. I sacerdoti Maya venivano processati e torturati brutalmente. I processi avevano luogo in un monastero di questa città e venivano registrati dagli scrivani spagnoli. De Anda incontra l'archeologo Alfonso Morales. Volevano farli convertire alla religione cattolica, ma i Maya non potevano farlo, perché la loro religione era animista. Agli spagnoli non restava altro che distruggerla. Annientarono ogni pratica e cancellarono ogni traccia della religione locale. Nel 1562, alla guida di questa campagna di terrore, c'era un vescovo spagnolo, Diego de Landa. Il regno di sangue del vescovo durò meno di un anno, ma in quel breve lasso di tempo, De Landa ordinò la distruzione di migliaia di manufatti, manoscritti e geroglifici Maya. Al loro posto, gli spagnoli lasciarono centinaia di pagine di confessioni. I documenti si trovano qui perché tutte le torture e le esecuzioni ebbero luogo in questo monastero. Quei documenti devono contenere molte informazioni che potremmo confrontare e utilizzare. Ma l'attendibilità dei documenti è incerta. Secondo qualcuno, i sacerdoti Maya avrebbero confessato di praticare i sacrifici umani soltanto perché torturati e disposti a tutto per porre fine ai supplizi. Morales consegna a De Anda il libro delle confessioni. Forse gli atti dei processi possono chiarire il come e il perché i Maya sacrificassero dei bambini nei cenote. Studiando le confessioni rese sotto tortura, nota le dichiarazioni di un testimone oculare delle azioni di un sacerdote Maya. E poi presero un bambino, chiamato Juan Pot. Era un orfano del villaggio. Lo presero e gli aprirono il petto. Era ancora vivo, legato a un palo, quando gli strapparono il cuore. E quando ebbero finito quel sacrificio, presero il corpo e lo gettarono in un cenote. Qui ci sono centinaia di descrizioni di sacrifici umani e quasi tutti i sacrifici descritti hanno a che fare con un cenote. Ma non è chiaro se questa testimonianza sia affidabile. Dobbiamo trovare questi posti e cercare prove che confermino le testimonianze scritte. De Anda vuole trovare nuove prove degli eventi descritti. Se potesse identificare il cenote dove ebbe luogo il sacrificio, potrebbe provare che i sacerdoti Maya dicevano la verità. Le descrizioni dei sacrifici negli atti dei processi potrebbero essere veritiere. Non è un compito facile. I cenote citati nei documenti non sono mai stati mappati. Li deve trovare da solo. Salve! C'è un cenote da queste parti? Va bene, grazie. Ce ne sono qui intorno? Non che io sappia. De Anda esamina ogni singolo atto del processo. Un'analisi mai collegata ad alcuna indagine archeologica prima d'ora. L'uccisione di un bambino di 3 o 4 anni.
Cat Nun sembra rappresentare una pista. Nei documenti spicca un nome. Cat Nun. Quante volte è menzionato? C'è anche un cenote chiamato Kanun nell'area descritta. Salve, c'è un cenote da queste parti? Sulla strada principale, in quella direzione. Ah, Sempre sì, sì, dritto. sì. Molte grazie. Da questa parte per il cenote? Sì, in quella direzione. Perfetto, molte grazie. Ci siamo. Nascosto fra gli alberi di una fattoria in rovina, si trova quello che sembra un vecchio pozzo. Devo scendere. Per dimostrare che si tratta del cenote citato negli atti del processo, De Anda dovrà trovare segni di sacrifici umani, ma anche i resti del bambino menzionato. Con l'aiuto di alcuni uomini del villaggio, si prepara per l'immersione. Il pozzo conduce a una grande e profonda caverna, piena di acqua gelida. Sotto la superficie, De Anda trova un elaborato labirinto di cunicoli e grotte collegate fra loro. Questo mondo vasto e oscuro è inesplorato. Conosciamo meglio la superficie della Luna che la posizione di questi fiumi sotterranei. De Anda ispeziona la grotta in cerca di prove che possano confermare il racconto del bambino sacrificato. Questo dovrebbe essere uno dei luoghi descritti nei documenti dell'Inquisizione. Nota qualcosa. Non è una pietra. È un altro teschio. Guardate, ne ho trovato un altro. È lo scheletro di un individuo molto giovane. Non può provare che si tratti dello stesso bambino descritto nel documento, ma di sicuro qui fu sacrificato un bambino. È soltanto la punta dell'iceberg, ne sono certo. A quanto sembra, quello che c'è scritto nei documenti è vero. Non questa scoperta, neppure gli atti del processo, rivelano le ragioni di quelle uccisioni e non spiegano neanche come mai i corpi si trovino nel cenote. Per rispondere a queste domande, De Anda deve capire le credenze dei Maya riguardanti la morte. Raggiunge le rovine di un'antica città Maya, chiamata Ekbalam, il giaguaro nero. La città era fiorente nell'età d'oro dei Maya, nel VI secolo d.C. Qui sono stati trovati indizi riguardanti i riti religiosi dei Maya, incisi nei monumenti di pietra. La dottoressa Julia Miller è un'archeologa che ha dedicato gran parte della sua carriera a interpretare le incisioni dei Maya. Hola. Come stai? Bene, e tu? Bene. Gran parte della città è ancora sepolta, ma al suo centro è stata portata alla luce una piramide in un notevole stato di conservazione. Al suo interno c'è la tomba del fondatore della città, decorata con incisioni elaborate. Nelle pietre sono scolpite le immagini di creature che, a quanto sembra, i Maya associavano alla morte. Questa è la bocca di un mostro della terra.
Qui in basso possiamo vedere i denti. È la sua mascella inferiore. Ci sono denti anche lungo il lato e qui in alto c'è la mascella superiore. Sopra i denti vediamo due occhi. Credo che per loro il mostro della Terra fosse una sorta di guardiano del mondo ultraterreno. Esatto. Infatti in questo edificio c'era una sepoltura. Guarda questi teschi. Sembrano in stato di decomposizione. Hanno ancora della carne, ma si vede già l'osso. Guarda. Sembra esistere un collegamento fra il sacrificio umano e l'idea che i Maya avevano della vita dopo la morte. De Anda torna a Merida per esaminare un libro che descrive il mondo ultraterreno. Il libro si intitola Popol Vuh. Narra l'antica storia della creazione dei Maya. Vedo le divinità del mondo ultraterreno. Nel Popol Vuh, il mondo dopo la morte è chiamato Xibalba, il luogo della paura. Xibalba era il regno di 9 divinità della morte, gli oscuri signori del mondo ultraterreno. Il libro parla di 2 esseri chiamati Unapu e Xibalanché, noti come gli eroi gemelli. Gli dei della morte li convocano nel mondo dei morti. Così si misero in viaggio, ognuno con la sua cerbottana, verso Xibalba. Scesero velocemente per i ripidi gradini della montagna e attraversarono il fiume di fango e il fiume di sangue dove li attendeva una trappola. Sembra chiaramente che descriveva delle grotte con acqua al loro interno, cenote. Come molti mondi ultraterreni dell'antichità, Xibalba era un luogo irto di prove mortali. Soltanto i veri eroi potevano superare. Casualmente ricordo un mito simile sviluppatosi in un altro continente. Nell'antico Egitto, anche i faraoni defunti erano attesi da un viaggio nel mondo dei morti, con porte da superare e scene infernali. Quando gli eroi gemelli raggiungono il regno degli dei della morte, vengono sottoposti ad alcune prove, tra cui superare intere nottate in una serie di case terrificanti e ingannare la morte. Una casa è irta di lame affilate e appuntite. Un'altra pullula di pipistrelli. Nella terza c'è soltanto una profonda oscurità. Questa è la prima prova a Xibalba. Una volta entrati in questo luogo, la loro sconfitta avrà inizio. Almeno così pensava Xibalba. Ovviamente entrano nella casa oscura. Una casa oscura, certo. Le grotte sono case oscure. È fantastico. Dobbiamo andare sul campo e trovare indizi che attestino tutto questo. Il mondo ultraterreno dei Maya potrebbe rivelarsi determinante per comprendere le uccisioni nei cenote. Ma usare il Popol Vuh come fonte pone un problema. Esso fu scoperto e tradotto da un prete cattolico, Francisco Ximénez, nel XVIII secolo. Secondo molti studiosi, Ximénez cambiò ed esagerò gli eventi narrati. De Anda deve provare che le storie narrate nel Popol Vuh sono veritiere, confrontandole con alcune delle prime rappresentazioni di Xibalba. C'è un luogo dove potrebbe farlo, ma si trova a centinaia di chilometri di distanza, in Guatemala, in una fitta giungla che nasconde una delle più antiche e più grandi città dei Maya. La si può raggiungere facilmente solo in elicottero. Sorvolando chilometri e chilometri di giungla, improvvisamente
La cima di un antico monumento emerge dalle chiome degli alberi. L'antica città di El Mirador, la vedetta. Al suo apice, El Mirador era il fiore all'occhiello della civiltà dei Maya. Aveva una popolazione di 100.000 abitanti. De Anda si arrampica su quella che sembra essere una collina coperta di alberi. In realtà si tratta di una delle più grandi piramidi del mondo, la Danta. È completamente sepolta nel suolo, ad eccezione della punta. Wow! Wow! Questo luogo rimette in discussione tutto quello che pensavamo di sapere sulla civiltà Maya. Le dimensioni della città e la sapienza necessaria per costruirla rivelano che i Maya erano molto più progrediti di quanto si pensasse. Fantastico. Ma la città custodisce anche un mistero. Nel secondo secolo, improvvisamente, El Mirador fu abbandonata. Nessuno sa perché. Mi trovo in cima a una delle strutture più grandi dell'intero mondo Maya. È magnifica. Secondo una teoria, la civiltà Maya attraversò un periodo di grave siccità. Coltivare la terra era difficile e il cibo scarseggiava. Questo rese impossibile approvvigionare le città più grandi. Sceso dalla piramide, De Anda cerca una delle prime raffigurazioni della storia Maya della creazione. È un grande pannello in pietra scolpito, lungo 8 metri. E sembra rappresentare la storia del Popol Vuh, gli eroi gemelli a Xibalba. Ma coincide con le storie narrate nel Popol Vuh? Questa fantastica scena descrive gli eroi gemelli che nuotano nel mondo dei morti. Possiamo vedere l'acqua qui. De Anda crede di sapere che cosa rappresenti questa scena. Secondo il Popol Vuh, di fronte a una prova impossibile, i gemelli si suicidarono. Le loro ceneri furono sparse in un fiume e l'acqua riportò gli eroi gemelli indietro dal mondo dei morti. Divennero il sole e la luna e si assicurarono che le notti seguissero i giorni e le stagioni si avvicendassero. Risuscitarono non appena entrarono in contatto con l'acqua. Questa probabilmente è la scena della resurrezione. Lo si evince dalla posizione. Somiglia ai calci che diamo noi quando nuotiamo nelle grotte. I Maya hanno rappresentato qui una parte del loro mondo dei morti, come hanno fatto nella tomba di Ekbalam. Questi pannelli risalgono al 200 a.C. Potrebbero dimostrare che il Popol Vuh, tradotto da un prete cattolico nel XVIII secolo, non fu una sua invenzione. È incredibile. 19 secoli dopo, il Popol Vuh descrive la stessa scena. Dunque, è una tradizione religiosa. È un mito molto antico. Non è un'invenzione, come qualcuno ha ipotizzato. Credo di essere sulla strada giusta. Le incisioni a El Mirador mostrano che la storia del viaggio dei gemelli nel mondo dei morti, così come è descritto nel Popol Vuh, riflette fedelmente le credenze dei Maya. Se riuscisse a trovarne le prove nei cenote, potrebbe scoprire la ragione di quei sacrifici umani. Viene menzionato varie volte. De Anda concentra la propria attenzione su un sito chiamato Shibis, il cui nome ricorre più volte negli atti del processo. Credo che sia qui intorno. È possibile. Diamo un'occhiata. Eccolo.
Sembra un animale. Direi che è un coccodrillo. Si pensava che i coccodrilli vivessero nel mondo dei morti. Il coccodrillo è inciso nella pietra della parete della grotta. Un coccodrillo nel mondo ultraterreno. È decisamente appropriato. Qualcuno impiegò molto tempo e lavoro per mettere qui un simbolo di Xibalba. Oh, questa è una grotta molto promettente. Ah. Wow. Che cos'è questo? Sembra un quadrato perfetto. Forse un altare. È certamente stato creato dall'uomo. C'era qualcosa nel mezzo. Forse un luogo di culto. Per le offerte a una divinità. Siamo nel mondo ultraterreno. Dunque, forse era un luogo di devozione. I Maya credevano che il mondo fisico e quello spirituale potessero comunicare tra loro soltanto in circostanze speciali, per mezzo di trance, di riti specifici o della morte. Forse i Maya usavano i cenote per creare una sorta di porta, un collegamento fra il mondo materiale e quello spirituale. Questa è una sakbe. Una sakbe è una strada Maya. La sakbe conduce al mondo spirituale, alla religione, al pellegrinaggio. È fantastico. È la prima volta che ne vedo una in una grotta. E sono molto eccitato, perché ricordo che nel Popol Vuh gli eroi gemelli raggiungono un bivio. Il Popol Vuh racconta che Unapu e Xibalanque, gli eroi gemelli, giungono a un bivio e che una strada conduce agli dei della morte. Una delle strade parla ai gemelli e dice: io sono la strada nera, dovete seguirmi. I gemelli le credono e prendono la strada che va verso ovest. Ed è proprio a ovest che si trova il mondo dei morti. È lì che vanno gli spiriti dei defunti. Se questa Sakbe fosse puntata verso ovest, corrisponderebbe alla strada nera per Xibalba descritta nel Popol Vuh. Vediamo in che direzione va questa strada. Va verso ovest, verso il mondo dei morti, verso Xibalba. I Maya hanno realizzato una ricostruzione della strada per il Regno dei Morti. De Anda la segue. È fantastico. La strada va a ovest, verso l'acqua. Gli eroi gemelli seguono la stessa direzione. Prendono la strada nera e arrivano all'acqua, a un fiume insuperabile. Esattamente come qui. Sto praticamente seguendo i passi di Unapu e Xbalanque, gli eroi gemelli. Devo entrare in acqua. De Anda è sulla strada che porta al mondo dei morti. Come Xibalba, questo sistema di caverne presenta una serie di prove potenzialmente mortali. Una volta in immersione,
De Anda segna il percorso con una corda di sicurezza per poter ritrovare la strada nell'acqua torbida. Procede verso ovest, verso Xibalba. Ok, vediamo che cosa riesco a trovare. Gli antichi Maya credevano che il dio della pioggia, Shak, vivesse nei fiumi sotterranei. È possibile che le ossa trovate da De Anda siano di vittime sacrificate al dio della pioggia. De Anda continua a immergersi nel mondo ultraterreno dei Maya. Individua l'ingresso di un'altra grotta, sul lato più a ovest della camera. È effettivamente un fiume insuperabile. In altri cenote, sembra che i corpi siano stati collocati al loro posto quando l'acqua era molto bassa, ma De Anda non riesce a trovare indizi di sacrifici in questa grotta. A quanto sembra, nessun corpo fu sepolto in questo posto. Vorrebbe proseguire nell'esplorazione, ma le riserve d'aria stanno per esaurirsi. Deve tornare indietro. I sedimenti del fondo sono stati smossi e l'acqua è troppo torbida per vedere chiaramente. Fa pensare alle ceneri degli eroi gemelli sparse nelle acque del luogo della paura. Un altro ostacolo, ma questa volta è sulla strada di De Anda. Che posto incredibile. Ci è mancato poco. Shibis è una scoperta incredibile. I Maya non si limitarono a illustrare Xibalba. Riprodussero fisicamente quel mondo, una vera strada diretta verso ovest, verso una serie di prove e di ostacoli come quelli affrontati dagli eroi gemelli prima della loro resurrezione. Ma questo non spiega la ragione per la quale fu costruito tutto questo, né perché i bambini venissero uccisi nei cenote. All'Università di Mérida, nello Yucatan, De Anda torna a confrontare le posizioni dei cenote con gli atti del processo e il Popol Vuh. Cosa accadde? Trova un riferimento a un cenote in particolare, che sembra spiegare la ragione dei sacrifici umani. Gli adulti erano sacrificati perché gli dei volevano sangue, per dare in cambio acqua. Abbiamo una posizione qui. Acqua. È plausibile che durante la grande siccità che afflisse i Maya, molte persone venissero sacrificate agli dei per avere l'acqua. I cenote erano le uniche fonti d'acqua in tutta la regione dello Yucatan. Il collegamento sembra essere proprio l'acqua. C'è un luogo che ricorre molte volte negli atti del processo. Sacrificarono 2 bambine e ne gettarono i corpi in un cenote conosciuto come Tazibicen. Sembra che le vittime fossero portate a molti chilometri di distanza, fino a questa particolare grotta. Doveva avere qualcosa di speciale. Il professore capisce come mai la gente del posto tema ancora oggi i cenote. De Anda raggiunge un villaggio locale per consultarsi con Don Paco, un sacerdote Maya, custode della saggezza tradizionale. Come è comune in questa regione, le credenze spirituali di Don Paco sono una miscela di antichi elementi Maya, ereditati dai lontani antenati, e di elementi di cattolicesimo spagnolo, portati dai conquistadores. Don Paco
Che cosa pensa oggi la gente dei cenote? Sono posti buoni? Sono posti cattivi? Ti possono succedere molte cose ed è per questo che non entriamo nelle grotte. Ogni cosa ha uno spirito e questo vale anche per i cenote. Bisogna rispettare il padrone spirituale. Esatto, sì. Improvvisamente si può verificare un incidente e ogni incidente potrebbe essere causato da uno spirito cattivo. Per la gente del posto, i cenote sono direttamente collegati al mondo ultraterreno, al luogo della paura. De Anda rispetta le grotte e le credenze dei Maya. Voglio protezione. Per poter entrare nelle grotte, voglio la maggiore protezione possibile. Sì. Mio angelo protettore, mia guida spirituale, protettrice, aiutami ad aiutare questo mio fratello. Nel nome di Dio, che creò il cielo e la terra, per favore ascoltami, benedici questo mio fratello. Amen. Grazie mille. Completata la purificazione rituale, De Anda cerca il cenote chiamato Tazibichen. Le grotte di questa zona sono notoriamente pericolose. Perciò De Anda chiede aiuto a un suo collega speleologo, Jorge Pérez. Molte centinaia di anni fa, forse i sacerdoti Maya conducevano bambini e adulti lungo questo stesso percorso. È qui! Veo con unos lentes aquí, Jorge. L'unica entrata è una stretta fessura nella parete, forse il primo ostacolo. De Anda striscia lentamente nell'angusto passaggio. Usa una lampada a gas che illumina un'area più vasta rispetto a una torcia. Si apre un ripido crepaccio che precipita verso il basso. È incredibile, Jorge! Devi vederlo! È incredibile! Wow. Che spettacolo! C'è una struttura qui. Oh, è una specie di altare. Un altare dentro una grotta. Questa struttura scolpita a mano è simile alle case di pietra irte di terribili pericoli affrontate dagli eroi gemelli. È una casa di pietra. Si vedono persino le tracce delle dita che costruirono questo tempio. Incredibile. Andiamo a vedere che cos'altro troviamo. Ci saranno altre case come questa. Anche qui i Maya ricrearono la strada per il mondo ultraterreno. Non avevo mai visto niente di simile. Non così grande. Mi ricorda molto il Popol Vuh. Gli eroi gemelli dovevano scendere e poi entrare in case di pietra, dove trovavano degli ostacoli. E qui abbiamo questo enorme ostacolo che ci impedisce di raggiungere l'altro lato della grotta.
c'è una porticina. Bisogna inginocchiarsi per passare dall'altra parte. È incredibile. Si ha la netta sensazione che qualcuno abbia collocato degli ostacoli, dei pericoli, per chiunque fosse entrato qui. Secondo me sono stati dei sacerdoti o persone molto speciali. Andiamo a vedere che cosa c'è. Andiamo. Ancora una volta, i Maya sembrano aver creato una porta che fungeva da ponte fra la realtà materiale e il mondo spirituale. La porta conduce a una vasta camera interna. Il pavimento sembra essere artificiale. Potrebbero esserci dei resti umani sotto ai piedi di Deanda. Sembra una stele o un punto di riferimento che serviva a segnare il centro della grotta. Più o meno è al centro. È un altro chiaro indizio del culto di Xibalba. Andiamo avanti. Se Deanda avesse ragione, sarebbe normale trovare un cenote alla fine di questa strada. Qui viveva il dio della pioggia, Shak, con i suoi 4 piccoli aiutanti. È fantastico. C'era da aspettarselo. Ci ritroviamo in un altro specchio d'acqua. È un altro cenote. È una chiara indicazione che è proprio questo che cercavano gli antichi Maya. È evidente che molte delle cose descritte nel Popol Vuh sono identificabili in quello che abbiamo visto qui. Le sue ricerche in altri cenote hanno rivelato che i Maya aumentavano la frequenza dei sacrifici nei periodi di siccità. I corpi rinvenuti in corrispondenza dei livelli più bassi dell'acqua hanno permesso di collegare per la prima volta la grande siccità ai sacrifici umani. Deanda ha stabilito che in queste grotte si compivano brutali assassini. I sacerdoti Maya conducevano nell'oscurità dei bambini simili ai piccoli aiutanti del dio della pioggia Shak e li sacrificavano. Tutti i corpi trovati da Deanda nel corso degli anni erano stati affidati all'acqua, dove si pensava che risiedesse il dio della pioggia. L'acqua è stata la costante della nostra ricerca. Ricordiamo i resti umani rinvenuti in una grotta sommersa, un cenote. Non ci sono dubbi, il mondo dei morti era un mondo acquatico. Le grotte rappresentavano la morte e la rinascita. Gli eroi gemelli andarono a Xibalba per morire e risorgere sotto forma del sole e della luna e mantenere in vita il mondo dei Maya. Adesso ne sono convinto. Abbiamo trovato Xibalba nello Yucatan. Doveva essere la fine o forse l'inizio del mondo dei morti dei Maya. Alla fine, l'aumento dei sacrifici umani non fu sufficiente a salvare la civiltà Maya dal collasso. Quello che aveva avuto inizio con la scoperta di un misterioso teschio in un cenote 30 anni fa si è concluso con un'importante scoperta sulle brutali e sanguinose pratiche di un'antica civiltà che voleva disperatamente sopravvivere.